Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ziro e oggi andremo avanti su Dying Light 2. Quarto episodio. Oggi siamo reduci dall'episodio di ieri in cui abbiamo affrontato l'ospedale, che è stato un po' un luogo, diciamo, un po' ansiogeno, con questi mangiacarne addormentati, con il notturno che ci inseguiva. Ma siamo riusciti a ottenere il nostro biomarcatore e un inibitore, che ci permetteranno adesso di poter camminare in città senza problemi. HAKON ci ha dato anche il binocolo, ci ha fatto vedere la chiesa, che è il punto centrale della città, e ci ha detto anche di andare a dare un'occhiata lì perché c'è qualcuno che potrebbe avere bisogno di noi. E nel frattempo aspettiamo che lui ci ricontatti per andare avanti con la nostra storia e soprattutto con la nostra ricerca del fish eye. Non mi prolungo oltre e andiamo in game. Allora, qui è la mappa che ci ha sbloccato con il binocolo. Praticamente da ora abbiamo sbloccato tutta la città e quindi l'open world di Dying Light 2. Hai sbloccato il livello di ingrandimento dell'open world della mappa. Tutte le attività open world che scopri con il binocolo o tramite esplorazione saranno visibili qui. Fatemi sapere nei commenti se vi va che in live sull'altro sito magari portiamo avanti le attività secondarie di questo gioco, visto che sono tante, e mentre qui su YouTube portiamo avanti la storia principale, perché come potete vedere comunque la città è abbastanza grande, ci sono un bel po' di cose da fare. Quindi se vi va magari in live di vedere la parte secondaria del gioco, che dura, ripeto, tante ore, fatemelo sapere nei commenti e così mi organizzo. Allora, in detto questo, andiamo. Benvenuto a VILLEDOR. Hai sbloccato l'open world di VILLEDOR. Il tuo primo obiettivo è far visita al centro dei superstiti, il BAZAR. Là troverai un mercante, un luogo di riposo e il tuo nascondiglio. Usa il tuo binocolo ed esplora la mappa per scoprire altri posti come mulini a vento, i quali attivano nuovi rifugi. Molti di questi luoghi ti attendono in città, non devi far altro che scoprirli. Mentre esplori, tieni d'occhio la bussola in caso appaiano degli incontri. Ti danno l'occasione di aiutare gli abitanti di VILLEDOR in cambio di esperienze e ricompense varie. Ok, quindi ci sono anche, diciamo, delle missioni molto... vabbè, anche meno. Ci ho dato delle cose. Pacchetto di inibitori, rottami, stracci. Ok, l'unica via d'uscita. Allora, intanto vediamo cosa ci ha dato qui. Ci ha dato coltelli da lancio, creane 6. Si fanno con i rottami e gli stracci, perfetto. Grimaldelli ne abbiamo 30. Ci ha dato anche un'altra arma, eccola qui, roncola, che è già praticamente più forte, o comunque forte quanto le armi che abbiamo noi. Allora, andiamo avanti. Abbiamo passato un po' di tempo al bazar. Per andare al bazar, avviamoci. Si va di qui? Coltelli da lancio con LED, perfetto. E ne ho sprecato uno, molto bene. Andiamo qua. Presumo sia questa la strada, o no? Forse no, devi arrivare alla chiesa. Allora, vediamo un attimo la mappa. Sì, dobbiamo andare di qua. Oddio. Oh. Ok. Allora, scendiamo. In teoria è giorno, quindi non dovremmo avere problemi nel camminare per strada, però preferisco camminare comunque sui tetti. Ok, la chiesa è lì, sono le 9:12 del mattino, lo possiamo vedere in basso a destra. Allora. Sì. Aia. Allora, stiamo arrivando alla chiesa. Ok. E niente. Aia, che dolore. Eccoci qua. Questa è la chiesa, quindi il bazar, dove prima, nell'episodio precedente, non ci hanno fatto entrare perché non avevamo il biomarcatore. Vediamo se ora ci fanno entrare. Ah, così? Zero controlli? Ciao. Vedo un K. Welcome to the bazaar. Salve. Watch where you're going. What a day. No freaking way I can do it. Ok, siamo al bazar. Abbiamo sbloccato un rifugio e la luce UV. Vedo già delle missioni. Incontra gli abitanti del bazar. Allora, tu sei Carlos. What's the problem? Hey, aren't you the pilgrim they wanted to hang? Man, you were in luck there. I could use some of that luck. I'm Alberto's apprentice. Not for long, probably. It's the third time I'm taking a shot at this test. If I fail again, Craftmaster Alberto's gonna kick me out. Hey, what's a craftmaster? You're not from around here, right? Craftmasters are people who invent new technology, design innovations, all sorts of gadgets that might help in combat. Alberto's the Grand Master around here. Like I said, I'm his apprentice.
People laugh at him, that he's slow and not very eloquent. But he's a real friggin' genius. What's this test about? I have to design something useful for the citizens. I already invented underwater reading glasses for Alberto, then a retractable dog leash. But he kept jamming. And besides, we have no dogs here. All my ideas are worthless. Now is my last chance to prove that I am not worthless. So I spent the last several weeks walking around the bazaar and thinking hard. And then, I hit it. Our goats. They're kept in cages because they eat crops. But life in cages makes them sad, and they give less milk. So I came up with the idea of a fence, energized with just a tiny bit of voltage. That would keep the goats under control, but let them produce more milk. I called this invention the electric fence. Yeah, that's a little rough. Stressed goats can give bitter milk. Seriously? Goats get stressed? Wouldn't you, if someone electrocuted you and then went for your crotch? Oh, no. It's only a very small voltage. Won't do more than tickle them. So, what seems to be the problem with this invention of yours? I'm missing a few parts, and they're not that easy to get. I'm worried I won't be ready on time. Maybe you could help me. If you find them for me, I'll give you one of my super cool inventions. Nothing to do with goats, I hope. Nah, something much more interesting. You'll see. I just need some electric parts. I'll dismantle them for resistors and other useful things. As far as I know, they could be found in two places. One's an old hardware store on Fitzwilliam Place, near the water tower. Alberto says they'll be there for sure. But it's a dark place, full of turned creatures. You have to go there at night. And the other option? Whatever's left of military patrols. I know of one place south of Horseshoe, near the old electrical substation. Bandits roam in the area, so it's possible there's nothing left there. In which case you'll have to look for other patrol remains, or take a night trip to the store. Looks like you're in luck after all. I have the parts you need on me. Are you serious? That's just fantastic! Heaven must have sent you. Here. I don't know how to thank you. One more thing. Could you help me set up my show? My installation's right outside the main entrance. Turn it on, please. I'll go get Alberto. Wait till he sees it. Meet me by the goat pen then, near the wall. Ok. Quindi abbiamo fatto involontariamente una missione secondaria. Molto bene. Vorrei capire chi devo incontrare qua. Così si esce? Sì, così si esce. Ah, c'è una nota. Looking at all the dead people? It says here they're missing. Same difference. They never find them anyway. Now then why the board? It's been 15 years. Many people disappeared back then. My neighbor lost his 2 kids. But life goes on. Except, nobody has the courage to take those photographs down. But it's hopeless. Since there are no night runners, the search always ends the same. Have you heard of kids who were in the GRE tests? Huh. And who wasn't in the tests? The young, the old, the blind, the deaf. Everyone came to find a vaccine. Some for cash, others to cheat destiny and not get infected. But that was the devil's bargain of VILLEDOR. Walled in with the plague, but given the chance to be the ones who gave the cure to the world. Well, the virus won. The study was eventually discontinued. And the children? Officially, no one tested on children. Human rights and other crap. And unofficially? And unofficially. Apparently, some of the kids were taken out of the city. The rest, well, they just scattered around the city, abandoned. If the infected didn't get them,
Then hunger or darkness did. Those night runners. Tell me about them. What's there to say? Nearly all of them are dead. When they were around, they were the only ones not afraid to go out at night. They rescued those who didn't manage to get to a shelter. But of the entire group, only a few survived, including Frank, their former commander. Once upon a time, he was great. Now, he drinks himself into a stupor at his place in the Central Loop. Hard to say how much longer he'll be around. When did all this happen? A long time ago. Looking at you, you were still a kid yourself. Once upon a time, I came across two of them. Two girls. They were 5 or 6 years old, and it looked like they hadn't eaten for a month. What were their names? I don't remember. I threw them some old bread and took off because they were shaking as if they were about to turn. Red eyes, swollen veins. I don't know what they were giving them there. Those psychos from the GRE. Where are all these kids at now? After all those years, most of them are probably dead. If someone got luckier and is still wandering around, they would probably be in the Central Loop. More peacekeepers there. Easier to survive. Someone must know more. Why? The past is the past, and there's no point in dredging it back up. Everyone has their own problems. Here and now, Pilgrim. Everyone fights for themselves. Wow. Wow, che situazione. Andiamo di nuovo dentro. Proviamo a salire, vediamo cosa c'è su. Allora, qua c'è il mercato. Qua si dorme. Qua dobbiamo dormire per aspettare il mattino, non penso, perché è già mattino, quindi. Più che altro vorrei capire cosa fare nella missione principale. Che mi dice incontri gli abitanti del bazar. Vediamo qua cosa c'è. Scambia. Mastro artigiano. Ah, che è quello che ci diceva prima Carlos. Dal mastro artigiano puoi acquistare e potenziare i progetti. Potenziando i progetti potrai costruire degli oggetti ancora più potenti. Per potenziare un progetto devi portare gli oggetti richiesti al mastro artigiano e scambiarli con un potenziamento progetto. Puoi recuperare gli oggetti usati per potenziare i progetti da infetti speciali, che puoi trovare più facilmente di notte e sono contrassegnati sulla mappa con l'icona, quella lì. Perfetto. Barra UV. Non c'ho niente però. Da te? Mercanti. I mercanti ti permettono di acquistare nuove armi, creare pezzi e altri oggetti e anche vendere gli oggetti di valore che hai raccolto o altri che non vuoi più portare con te. Offrono le armi più potenti, perciò visitali spesso per aumentare la tua forza di combattimento. Puoi trovare i mercanti in tutte le basi principali e anche negli impianti e insediamenti assegnati. Ok. Oh, guarda qua. Ma non è sporco. Posso comprarlo? Non c'ho una lira. Posso vendere cose che non mi servono? Pantaloni da jogging. Ok. Ma c'è roba tipo che si sa essere inutile? Mi sa che sì. Ah, vendi oggetti preziosi. Ok, quindi posso vendere tutti oggetti preziosi. Sono fatti apposta a quanto. Ok, 780 di monete. Cosa possiamo comprarci? Allora io comprerei intanto questo. Guanti non ne abbiamo, quindi li prendiamo. Ok. Proviamo a parlare con lui. Don't recognize me? Or are you allergic to making money? Listen, Pilgrim. We can make a killing, you and me. You just need to get me some beets, radishes, parsnips. There he is. Grab him, Ed. He's a murderer. What? Julian, Luke's been poisoned. From the water you sold him, Bevan says. What? But I don't sell water. Liar. Luke told me he got it from you. Whatever's in it has him ranting and raving now. You sure he didn't blame me after he started renting? I wouldn't call it proof, but he was just trying to rope me into some shady deal. All I need to know. You're done, Julian. Oh, wait a minute. Do you have proof? Of course. The water came in a bottle. Luke got that water in one of your bottles. When I tell Carl about this, you'll hang! Bevan, wait! I swear, I don't even sell water, damn it! If you're lying, Julian, you're fucking toast. Wait, so then, if you're not selling water, how'd someone get a hold of one of your bottles?
Knowing that shithead Luke, he probably stole it. That would be like him. Even if he did, my water's pure as melted snowflakes. You sure? How do you store it? I buy bottled. There's no way it could become contaminated. Not a chance. My supplier Marco always has clean water. So, maybe it's revenge. For what? Everyone loves me. Never had an enemy in my life. Wait a second. Wait. Shit. Except maybe Marco. That bastard. Come to think of it, he's got an axe to grind for me. It was a long time ago. Never mind. Listen. He lives above an old shop on the west end of VILLEDOR on Houndfield Lane. I traded him a few kilos of my finest flour for the water. Prove he poisoned it and half my flour is yours. Can you do that for me? I guess I could check it out. And there's one more thing. I'm a little embarrassed. Hans might also have a bottle of this water. I thought you weren't selling it. I'm not, except, well, to Hans and... Can you go warn him? He's also on Houndfield, a few buildings down. Something's fishy about this, Julian. Look, you better be telling the truth, otherwise it'll be hard to help you. Ok, Julian, ok. Quindi questa è un'altra missione secondaria, molto bene. You're a pilgrim, aren't you? That's right. Do you hang people for that, too? I just wanted to say that I was rooting for you. Uh-huh. Thanks for standing up for me. What? But I didn't... Ah, I get it. Sarcasm. Look, it's not that easy to go against the crowd. Sure. I know people are scared of pilgrims sometimes, but... Shit. You survived outside the walls. It had to be something. Ok. Forse devo parlare con così, con loro? Hey, Hangman. How's the neck? Very funny. Let me tell you something. If I were you, then I'd have wished for them to end me. Would you rather have needless deaths on your conscience? I wish you didn't hang the innocent here. Well, it all worked out, didn't it, Pilgrim? You didn't kill anyone, and you're free. Win-win. Who is Barney? Everyone knows Barney here. I don't. Tell me. Well, wouldn't bother yourself about Barney. He doesn't like nosy people. Liable to piss him off if he finds out. Hey, you don't want that kind of trouble. Well, now I definitely want to know more. Okay. He's Sophie's younger brother. Some say he's crazy, but he's a pillar of the BAZAR. The PKs are afraid of him, and they should be. Barney is no one to fuck with. Ok, quindi mi sa che dobbiamo incontrare questo Barney. You look familiar. Yeah, the guy who almost got hanged. Why worry? You're standing here, aren't you? Excuse me? Look, we had no choice. If you had turned like we thought you were gonna, it would have been a massacre. Secondo me ce la facevano, io ero solo e loro erano tutti quanti... Cioè, loro erano in tanti. Però anche da parte loro penso che nei loro panni avrei fatto la stessa I cosa. see. It was a risky situation. I get it. So, we good? We're good. Posto, tutto risolto. Tutto risolto. Ah, abbiamo attivato la missione di quello? Ah, c'è di nuovo lui. Everything all right? No, it's grilled. The goat is grilled. I'm such an idiot. What happened? I must have overcalculated the voltage. See? He's useless. I'm sorry. I don't know how I could get it so wrong. I told you it would be a waste of time. Why? I don't think so. This is very... It has big, huge... You're saying it has potential. Potential, yes. It could be an effective weapon. A weapon? It's a ready formula. If you just use it on a weapon, it could raise your odds against turned creatures.
The brave goat gave its life to science. There's dinner for everyone. And you? I take you as, and pronounce you, Craftmaster? Really? Oh my gosh, thank you. Thank you. We'll talk later. Come, Vincenzo. I can't thank you enough. Here, take this. If it's not strong enough, come round to my Craftmaster workshop. Sure, thanks. Just, watch yourself out there, okay? No worries, friend. Ok, quindi abbiamo sbloccato le modifiche per armi. Per installare un modificatore di armi devi avere il suo progetto, i pezzi richiesti e un'arma appropriata. Controlla il numero di slot modifica sull'icona dell'arma. Le armi migliori hanno 3 slot disponibili, impugnatura, corpo ed estremità. Diversi modificatori vengono assegnati a slot differenti. Premi per ok, perfetto. Quindi là poi ci spiega come adattarle e come modificarle. La cinghia dell'ingegno. Quindi abbiamo fatto questa missione secondaria in cui dovevamo aiutare questo ragazzo. Allora vediamo se riesco a modificare questa qui. Scintilla. Glielo mettiamo qua. Applica. Allora, detto questo, mi sa che a questo punto dobbiamo fare anche l'altra missione di Julian. Ok, allora, dobbiamo fare la missione di Julian. Andiamo di qua. Per andare a trovare Marco. Allora andiamo a trovare Marco. Caso taglio e vedete direttamente quando sono arrivato. Spazi bui, negozi abbandonati. Gli spazi bui e negozi abbandonati sono 2 località nell'open world che contengono un bottino prezioso. Di giorno sono pieni di infetti, perciò è meglio esplorarli di notte. Nei negozi abbandonati puoi recuperare dei pezzi rari che puoi impiegare per creare modificatori di armi e altri oggetti più sofisticati. Negli spazi bui c'è una maggiore concentrazione di oggetti di valore e denaro del mondo che fu. Cercali per aumentare la tua ricchezza, va bene? Quindi sono i posti, diciamo, abbandonati del tutto dove ci sono... Oh! I've been here and there. You know, the best parties always happen in the center. And that's where we're going. I have a plan for how to get there. I'll tell you everything on the spot. Meet me on the roof near the main metro station. Allora, passiamo immediatamente alla missione primaria e andiamo a incontrare HAKON che ci ha contattato da questo lato. Cerchiamo di stare attenti il più possibile perché siamo in una zona in cui il nostro livello è molto molto basso. Infatti non so perché ci hanno dato adesso questa missione di Julian che è il livello 2 praticamente. Allora andiamo da HAKON, forza. Salve, 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 scusatemi. Madonna, quanti sono? Ho svegliato un po' di gente, ho svegliato. Andiamo di qua. Ci stiamo avvicinando, salve. Ok, devi andare lì. Ok. Sei là sopra? Ti vedo. Eccomi qui. Salve. HAKON. You're a better climber than one crazy girl I used to know. She was something. She even wanted to climb the tallest building in the city, the VNC Tower. Was she one of your wives? Almost. Too hot-tempered, even for my tastes. What about this passage to the center? Right. Look, from this roof you can clearly see the Peacekeeper's base. So the PK run the city? They sure think they do. That's what they need the uniforms and ranks for. They tattoo them. They're fucking obsessed with hierarchy. But they don't control the city. At least not all of it. Who controls the rest? The Colonel. The Renegades. Well, you won't meet them here. For now. Wait, you brought me here to take a look at the Peacekeepers? The PK are your ticket to the center. I told you the only way to get there is through the metro tunnels. I'll go inside and draw their attention away from the platform. Then you enter the metro technical station. There's an airlock there. We'll take it together to the central loop. We can't just ask them to let me through? No chance. Right now, each new face they see belongs to a suspect in their commander's murder. They know me. I trade with them sometimes. I deliver lamps from the girls, or goods from dark zones.
There might be a few infected there. Nothing a pilgrim can't handle, though. When you get to the main station, let me know. Now you better get some sleep. You'll head out at night, when there's less infected in the tunnels. HAKON. There's a creature I haven't seen before. What does it look like? Not a big one. Extremely fast. Probably a bolter. You can find some interesting stuff on them. But catching one requires serious hunting skills. Now is not the best time for this, Aiden. Head for the tunnels. Ok, dobbiamo andare al tunnel. HAKON ci ha spiegato un po' il piano. Lui medierà coi pacificatori e noi da dietro sgattaioleremo nel tunnel. Allora, scendiamo. C'è gente lì. Facciamo un po' il giro. Ma mi vedono? Lancio un coso. Non è che sono un po' troppi. Ok, siamo questa che è elettrificata ora. Sì. Fa malissimo. Aspetta. Vedo un cazzo. Non ho vigore, non ho vigore. Ok, aspetta. Oh. Hai un colpo? Perfetto. Allora, senza fare altro rumore, che già ne abbiamo fatto abbastanza. Ah, dobbiamo scassinarlo? Allora, proviamo. Fatto. Vai. Dentro. Scendi. Madonna mia. Già so che... Oddio. Che qui troverò l'impossibile di mostri e di cose. Già stavo cadendo da solo. Scendi, va. Qua non c'è nulla. Poverino lui. Caliamo. Di qua? Ok, comincia a esserci un po' di gente. Allora, io provo ad abbatterli. Vediamo se succede qualcosa. Se fa troppo rumore. Ok, non fa troppo rumore, cioè... Qua è immunità bassa. Cacchio, devo andare alla cosa UV. Prendi i funghi. Devo metterci... Cacchio. Nascondiglio. Ok. Ce l'abbiamo fatta di velocità. Oh, cazzo. Ok. Now watch out for the infected. There might be a few or a few dozen. I'm already in the PK base. I'll throw a UV flare through the vent and you'll see how to get to the main station. Piano. Allora, dobbiamo andare di là. Se non abbiamo la luce UV a portata di mano, possiamo usare i funghi, ci ha detto. Io ne ho già usato uno. Loro li lascio proprio stare. Cerco di fare il più piano possibile. Ok. Allora, usiamo un altro fungo. Ok, prendiamone altri perché sono fondamentali a quanto pare. Ok, voglio quello zaino però. Piano, zitto. Questo non mi serve, cerchiamo su di lui. Molotov. Ok, vodka del mondo che fu. Allora, piano, sono tutti addormentati. Qua pian piano ce la facciamo. Ecco, lui non è addormentato. Porca miseria. Mangi un altro fungo. Ok, piano. Annaggia. Nascondiglio. Ok, velocemente di qua. Cazzo, è lui che gli dico. No. Vattene. Cazzo. Ah, zitto. Sì, mangio il fungo. M'ha visto.
Madonna, mi sa che sono nella merda. Entra, entra, entra. Veloce. No. Ok. Chiudi. Chiudi subito. Ok, non so come ma ce l'abbiamo fatta. Ok. Abbiamo l'ultimo fungo. C'è un contenitore. Ammazzo lui. Ok. Cazzo, lui è vivo. Ok. Non se ne è accorto nessuno. Io lo so. State lì, voi dormite, bravi. Bravissimi. Ah, c'era anche il condotto, vabbè, sti cazzi. Abbattiamo lui. Lui no. Raccogli sti funghi. Mangiane uno. Ok, andiamo di qua. Chiudi, chiudi, chiudi. Quanti sono qui? Ok, scavalchiamo da qua. Scavalchiamo assolutamente da qua. Che poi non abbiamo scavalcato. Pensavo si dovesse scavalcare, invece no. Ok, siamo qui. Stai zitto. Funghi, 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 funghi. Continua a mangiare i funghi. Saliamo qua. Questo si apre, sì. Ma non fare rumore! Fa rumore. Allora, là ce n'è uno in piedi. Vediamo se riesco ad abbatterlo. Non ti girare. Si è girato. Stai zitto, stai. Siamo arrivati. Oddio mio. Ma io ce l'ho delle... Ho la Molotov. Ho una Molotov. Io faccio così. Di cattiveria proprio. Prendi questi. Sa che devo scappare ora. Non so quanto sia un'ottima idea. Ah, a colpi tutti. Apri qua. Non si apre qui. Ok, questo è un problema. Di qua, di qua, di qua. Ok. Ma quanti sono? Devo mangiare un fungo. Ok, una luce, una luce. I got to the flare. Look around. Oh, meno male. The technical tunnel to the main station should be well lit. I've already lured the guards upstairs. I'll chat them up while you get inside. Ok, allora. Qua finalmente abbiamo sto AV, mazza e medicina. Entriamo. Oh shit. HAKON, situation here. HAKON. Che cazzo è? Mi spara quel coso. Vai via tu intanto. Eh sì, mi sa che mi spara. Devo uccidere prima lui. Via, via, via. Dove sta? Eccolo. Ok. Perfetto. Ci siete tutti? Sì. Meno male. Posso andare adesso? Devo scassinare, ok. Allora. No. Fatto. Spegni la luce. Dobbiamo salire qua. Sali, 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 sali. Entra dentro. Non dentro, ok. Luce. Che non siete nulla. Eccolo, eccolo HAKON. Ok, usciamo. Piano piano. C'è roba? No, non me lo fa vedere. Di qua, di qua, di qua. Piano, sempre a fare rumore. Sempre a fare casino tu. HAKON, I'm inside. Ok. 5 packs. Think about it, and I'll be right back.
devo andare? Di qua. I'm on the platform. Open the airlock. I'll be there in a second. E dove? Ah, di qui. Vai, vai. Damn. Hey, what are you doing here? Signori, questo era il quarto episodio di Dying Light 2. Ci siamo un attimo persi all'inizio, ma poi sono riuscito a capire cosa dovevo fare. Abbiamo parlato con HAKON, ci ha fatto entrare nel tunnel, ma i pacificatori ci hanno preso. Nel prossimo episodio vedremo cosa ci faranno. Se abbiamo fatto conoscenza anche di due nuovi mangiacarne. Uno era un Bolt, quindi uno molto veloce, che a quanto pare... Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. Vi ricordo di passare in descrizione, dove trovate tutti i link ai miei social e anche al mio canale sull'altro sito Viola, in cui mi trovate live tutti i giorni dalle 21 a mezzanotte. Fatemi sapere nei commenti se volete che proprio lì porto le missioni secondarie di questo Dying Light, quindi fatemi sapere nei commenti se volete che li porto in live sull'altro sito. Vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di condividere il video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Siamo arrivati a 200 iscritti, io vi ringrazio tantissimo. Abbiamo fatto da 100 a 200 in nemmeno una settimana, quindi veramente veramente grazie. Per oggi è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video. Jikai Mase!